Ave Legionari, la storia del generalissimo che sconfisse Attila. Vedremo Flavio Ezio, come nasce, come cresce la sua storia, i nemici che deve affrontare, le grandi scene sul campo di battaglia contro Attila e anche la sua morte, che è una, come vedrete, delle cazzate più grandi della storia dell'antica Roma. Partiamo ovviamente con il periodo storico, siamo nel tardo impero romano, quindi siamo in una situazione in cui l'impero è ancora funzionante, però non ha più la forza di difendere tutte le province con il suo esercito e di tenere tutti quanti i confini sicuri. Siamo in una situazione in cui è costretto molto spesso a accogliere delle popolazioni barbare all'interno dei confini e cercare, dandogli una parvenza di legalità, cioè nominandoli federati, di trasformarli in cittadini che possano coltivare i campi e soldati che possano difendere quei territori che prima volevano conquistare. Quindi è una situazione in cui l'impero sta piuttosto arrancando, siamo verso la fine dell'epoca romana. E allora accade nella regione della Mesia Inferiore, nel 390 d.C., la nascita di nostro Flavio Ezio. Nasce nella città di Durostorum, che è nell'odierna Bulgaria. Il padre, Flavio Gaudenzio, è un generale, secondo alcune fonti di origine sciita, secondo altre di origine gota, ma sappiamo di lui che era un ottimo generale, ben, inquadrato negli alti ranghi dell'esercito. Della madre non sappiamo nulla, era una nobildonna di origine latina, ma non conosciamo neanche il nome. Fatto sta che nel 390 d.C. nasce Flavio Ezio. Non abbiamo informazioni sulla sua giovinezza, sono informazioni molto frammentarie, quindi è molto difficile ricostruire l'adolescenza di Ezio. Però sicuramente si dedica subito alla carriera militare, sull'esempio del padre, e sappiamo dalle primissime fonti che ci dicono della sua vita che apparteneva ai tribuni pretoriani partis militaris. Cosa significa questa scritta? I tribuni sono gli ufficiali, i pretoriani sono il corpo della guardia dell'imperatore e partis militaris significa che si occupavano appunto delle questioni militari, non della parte amministrativa o finanziaria, quindi è un soldato puro che è abbastanza vicino all'imperatore e quindi sta facendo una carriera relativamente veloce nell'ambito militare. C'è qualche cosa che influenza fortemente i primi anni di Ezio, cioè quello di essere ostaggio di alcuni re stranieri. Però attenzione, non è il concetto di ostaggio nel senso che durante una battaglia il suo contingente è stato sconfitto ed è stato catturato come ostaggio. Non è inteso in quel senso, è un'altra cosa che fa parte della cultura antica e anche della cultura romana. Quando si realizzano degli accordi diplomatici con delle popolazioni straniere rispetto all'esercito romano, al mondo romano, bisogna anche dare alcune garanzie che questi accordi verranno rispettati. E allora una delle garanzie è proprio la fornitura di ostaggi, cioè si prendono i figli delle famiglie aristocratiche più importanti o delle famiglie aristocratiche militari più importanti e si mandano alla corte del re straniero. A questa corte il giovane rampollo viene trattato bene perché riceve anche una educazione, quindi si tratta, di una cosa positiva per la crescita della persona, però è anche un ostaggio ed è anche una garanzia che gli accordi verranno rispettati, perché altrimenti questi rampolli delle famiglie aristocratiche rimangono ostaggi del nemico. Quindi è, una prassi comune nel mondo romano quella di mandare i giovani come ostaggi presso re stranieri. Quindi all'interno di questa pratica di mandare i propri figli come volontariamente ostaggi di re e regnanti stranieri, Ezio diventa per qualche anno ostaggio di Alarico, il re dei Visigoti, che sarà poi proprio quello che farà il sacco di Roma. Alarico educa Ezio, lo istruisce molto bene, tanto è vero che addirittura, terminato il periodo in cui Ezio doveva essere ostaggio di Alarico, formalmente Alarico avrebbe fatto una seconda richiesta per cercare di prolungare questa educazione che però poi gli venne negata. Sappiamo però
che subito dopo Alarico divenne ostaggio di Rua, cioè il re degli Unni. E in questa fase della sua vita nasce in Ezio una profonda conoscenza delle tribù degli Unni, che vedremo nella sua vita sarà molto molto importante. Quindi Ezio cresce come un giovane aristocratico militare che fa esperienza all'estero, se vogliamo tradurlo con una battuta, e questo contribuisce in maniera determinante alla sua formazione militare, perché diventerà un eccellente generale, ma anche alla sua conoscenza di alcune popolazioni che ormai sono fondamentali per la storia romana. Prima di proseguire col documentario, dovete tenere conto di una cosa. Noi vi raccontiamo la storia e per farlo ormai da anni utilizziamo delle mappe. La mappa della seconda guerra punica e dei movimenti di Annibale, la mappa della conquista delle Gallie da parte di Cesare, la mappa dell'impero romano alla massima espansione sotto Traiano. Allora abbiamo pensato, perché tenere queste mappe solo come immagini di contesto in un documentario? Realizziamone dei quadri. Da oggi sul sito trizioeditore.it potete comprare i quadri con le mappe più belle del mondo antico. Tutte le città, i confini, i movimenti militari, un livello di dettaglio particolare. E tutte queste mappe meravigliose sono stampate su carta di finissima qualità, perché essendo liscia, levigata e omogenea, restituisce i colori con grande brillantezza e i dettagli con enorme nitidezza. E poi la cornice, che non è un semplice accompagnamento, è parte integrante della mappa. Una bella cornice in legno di faggio, perché il faggio è liscio, è levigato ed è particolarmente elegante. trizioeditore.it, scegliete il miglior quadro, la migliore mappa per la gloria della storia romana. A questo punto Ezio ha una sua formazione. E però, quando è che arriva ad avere una posizione veramente di rilievo? Tutto è nell'ambito del rapido succedersi degli imperatori nel tardo impero. Ci troviamo, e qua la cartina ci aiuta a capirlo, in un periodo in cui sul trono di Costantinopoli abbiamo Teodosio II. Attenzione cosa accade. L'imperatore romano d'Occidente è Onorio, il quale però improvvisamente muore. Allora gli succede un nuovo imperatore, che viene scelto dall'aristocrazia, in realtà sia di Roma, ma soprattutto di Ravenna, perché non dimentichiamo che in questo periodo la capitale di Occidente si trova a Ravenna. Viene nominato un nuovo imperatore che è Giovanni Primicerio. E Ezio è esattamente il cura palati, cioè si può dire vice imperatore, se vogliamo tradurlo. Quindi Ezio è il vice imperatore di questo nuovo imperatore d'Occidente, Giovanni Primicerio, e quindi è praticamente ai massimi vertici dello Stato romano. Il problema però nasce nel momento in cui Teodosio II dichiara ufficialmente di non riconoscere Giovanni Primicerio come nuovo imperatore. Allora Primicerio si prepara a combattere una guerra civile contro Teodosio II, che manda le sue truppe da Oriente verso Occidente. E nell'ambito di questa mobilitazione militare, Ezio ha il compito di andare presso gli Unni, che come vi ho detto conosceva molto bene, per reclutare un contingente militare che possa aiutare Giovanni Primicerio nella guerra civile. Accade però che a un certo punto, nel momento in cui Ezio ritorna, ormai le cose sono fatte. Primicerio è stato già sconfitto ed è morto, e a Ravenna si trovano dei nuovi protagonisti, cioè Galla Placidia, che è la madre del giovanissimo imperatore, che in quel momento ha 6 anni, Valentiniano III. In realtà Ezio riesce a intervenire militarmente e sconfigge anche i generali di Galla Placidia, quindi sarebbe, pronto anche a prendere il potere imperiale. Ma succede che, purtroppo, nonostante delle iniziali vittorie, non ha ancora la base di consenso sufficiente per prendere il potere, ci sono tanti altri generali, cioè il momento non è ancora maturo. E allora Galla Placidia, che si dimostra una politica di grandissima raffinatezza e che parla in nome e per conto del suo giovanissimo figlio Valentiniano III, scende a patti con Ezio
e dice: io ti concederò un grande incarico militare, sarai uno dei primi generali dell'impero romano se deponi le armi e collabori con l'impero. A questo punto Ezio accetta la proposta di Galla Placidia e quindi diventa automaticamente uno dei generali più importanti dell'impero. Non è ancora candidato al trono di imperatore, ma avrà, come vedrete, un ruolo assolutamente rilevante. A questo punto Ezio è diventato, per via dell'accordo con Galla Placidia, uno dei principali generali di Roma e, attenzione, riceve un incarico molto importante. Si trova nella regione, nella provincia romana delle Gallie e il suo titolo è Comes et Magister Militum per Gallias. Si tratta quindi, Comes vuol dire compagno, diciamo collaboratore dell'imperatore, chiamiamolo così, ed è il principale capo dell'esercito della regione delle Gallie. Quindi ha dei contingenti militari molto importanti e anche un ruolo di protezione di una delle province più importanti in assoluto per la stabilità del tardo impero romano. Lui si trova nelle Gallie e effettivamente fa un ottimo lavoro, nel senso che si dimostra un grande generale molto capace, molto lungimirante nelle sue scelte e infatti, ad esempio, riesce ad ottenere una vittoria contro i Visigoti nella battaglia di Arles e contro i Franchi che avevano sfondato il confine del Reno e vennero ricacciati oltre i confini romani. Quindi in questa situazione Ezio sta facendo veramente un ottimo lavoro nelle Gallie. Nel frattempo, alla corte imperiale di Ravenna si trova Galla Placidia, che è quella che regge un po' le fila di tutto il gioco politico romano, Valentiniano III, che è ancora piccolo, quindi non ha ancora voce in capitolo, e un altro personaggio, un Magister Militum, quindi anche lui un grande e importante generale, che si chiama Felice. Chiaramente Felice è uno dei principali avversari di Ezio, cioè siamo in un periodo in cui c'è un continuo dedalo di intrighi e ogni generale cerca di eliminare l'altro. Quindi Ezio e Felice sono già quasi subito nemici. Felice parla male con Galla Placidia per mettere Ezio in cattiva luce ed Ezio continua a mandare messaggi a Galla Placidia contro Felice, quindi c'è questo primo grande avversario per il potere di Ezio. E allora a un certo punto però che cosa succede? Ezio riesce ad avere la meglio grazie a degli intrighi di palazzo, nel senso che a un certo punto accusa ufficialmente Felice di stare organizzando un complotto per prendere il potere a Ravenna e possibilmente anche per raggiungere le Gallie ed ucciderlo. Questa notizia, ben orchestrata e architettata, arriva alla corte di Ravenna. Effettivamente sia Felice che sua moglie, che si chiamava Avita, vengono riconosciuti colpevoli da Galla Placidia di ordire un piano contro Ezio e contro l'impero e nel maggio del 430 d.C. vengono giustiziati entrambi. In questo modo, con questa accusa nei confronti di Felice, Ezio ha eliminato uno dei suoi principali avversari e quindi la sua posizione è sempre più solida e sempre più importante. C'è, attenzione, però, un nuovo capitolo della sua storia, cioè un nuovo avversario. Questa volta l'avversario è un altro grande generale romano, che si chiama Bonifacio, che è un osso particolarmente duro. Ezio si trova sempre nelle Gallie, dove è un po' la sua roccaforte. A Ravenna c'è Galla Placidia con Valentiniano III. In Africa, che è un'altra regione importantissima, perché da lì arrivano gli approvvigionamenti per l'Italia, abbiamo Bonifacio, che viene definito Comes Africae, cioè grande generale governatore dell'Africa. A questo punto è chiaro che Ezio si trova a dover combattere contro Bonifacio e quindi si trova di fronte ad un altro avversario militare e politico molto particolare, anche perché Bonifacio è politicamente molto furbo, molto raffinato. A questo punto però le fonti antiche si dividono. Cioè ci sono due grandi versioni nella lotta tra Ezio e Bonifacio. La prima versione, che ci viene raccontata da Prospero Tirone, che è un autore coevo ai fatti, quindi si tiene a ritenere il più attendibile di tutti, questa prima versione dice che a un certo punto Felice, poco prima di morire, aveva messo Galla Placidia contro Bonifacio. Quindi aveva messo Bonifacio in cattiva luce con quella che di fatto era l'imperatrice.
anche sfruttando le divisioni religiose, cioè una differenza di vedute religiose tra Galla Placidia e Bonifacio. E allora che cos'era successo? A un certo punto Galla Placidia aveva dichiarato Bonifacio nemico pubblico di Roma, quindi aveva fatto una dichiarazione di guerra aperta contro Bonifacio, però dopo 2 anni aveva ritirato questa accusa, lo aveva sostanzialmente perdonato e i rapporti si erano rappacificati. In questa versione Ezio non c'entra nulla, cioè la lotta tra Bonifacio e Galla Placidia sarebbe stata organizzata da Felice e Ezio sarebbe totalmente estraneo ai fatti. C'è invece una seconda versione che ci viene raccontata da fonti posteriori come Procopio di Cesarea o Giovanni di Antiochia, che dice una cosa diversa. Attribuisce ad Ezio la colpa del litigio tra Galla Placidia e Bonifacio. Ezio cosa avrebbe fatto? Avrebbe mandato un messaggio a Galla Placidia dicendo che Bonifacio stava architettando qualcosa contro di lei e le dà un suggerimento, le dice: prova ad invitare Bonifacio a Roma per vedere la sua fedeltà, cioè se lascia il suo territorio, la sua provincia e si presenta disarmato di fronte a te. Nel frattempo manda un messaggio a Bonifacio dicendo: attenzione, sono venuto a sapere che Galla Placidia sta organizzando il tuo assassinio. Se dovesse invitarti a Roma, per carità, non farlo assolutamente, perché sarebbe una trappola che ti porterebbe alla morte. Manda questi 2 messaggi, uno a Galla Placidia, uno a Bonifacio, e quando Galla Placidia veramente invita Bonifacio, Bonifacio a Roma non ci va. E questa è la conferma della tutta la teoria di tutto il gioco diplomatico e ingannevole di Ezio. Questa è una seconda versione più tarda che sostanzialmente vuole dare ad Ezio la colpa degli intrighi di palazzo tra Bonifacio e Galla Placidia. Il problema è che Bonifacio riesce a fare pace con Galla Placidia, rimane anche nelle grazie di Galla Placidia ed Ezio non riesce a metterlo totalmente in cattiva luce con l'imperatrice. E allora arriviamo a un momento che potremmo definire la resa dei conti, dove Ezio rischia. Rischia perché Galla Placidia invita Bonifacio in Italia, ma in maniera totalmente amichevole. Bonifacio sbarca in Italia con un grande contingente militare, perfettamente legittimo chiamato dall'imperatrice, e in quel momento Ezio, con un suo contingente, sbarca anche lui in Italia per attaccare Bonifacio. In questa situazione Ezio è un totale fuorilegge, cioè ha fatto un'azione da fuorilegge, un'azione che viola il regolamento e quindi sta rischiando molto perché formalmente non aveva nessuna motivazione per attaccare Bonifacio, perché in quel momento i rapporti tra Bonifacio e Galla Placidia erano ritornati tranquilli. Allora che cosa accade? Si arriva a una battaglia campale tra Ezio e Bonifacio che decide il destino della vita di Flavio Ezio. Questa battaglia è una battaglia piuttosto pesante. Bonifacio ufficialmente e militarmente vince quella battaglia e quindi Ezio perde contro il suo principale avversario, però cosa accade? Che Bonifacio, per via delle ferite riportate durante lo scontro, muore pochi giorni dopo. E allora a questo punto Galla Placidia rimane da sola contro Ezio ed è costretta di nuovo a venire a patti con lui, a utilizzare la diplomazia per trasformarlo da pretendente al trono ad alleato utile e sotto controllo, e finalmente lo nomina comes et magister militum, quindi il supremo generale dell'impero, ovviamente parliamo dell'impero romano d'Occidente, e patricius, cioè patrizio, che è un titolo nobiliare che lo esalta una volta per tutte e quindi è un riconoscimento di stima e un riconoscimento di potere di grandissimo livello e di grandissimo prestigio. Ezio dunque è diventato il più importante generale dell'impero romano d'Occidente. È riuscito a eliminare Felice, è riuscito a eliminare Bonifacio, quindi si sta muovendo benissimo. Attenzione, adesso però la partita diventa prettamente militare, cioè lui deve mantenere la sicurezza del territorio. Come vi dicevo prima, siamo in una situazione in cui l'impero non ha più la forza di cacciare tutti i barbari sconfiggendoli sui campi di battaglia. Molto spesso deve venire a patti, deve usare la diplomazia, deve farli insediare per trasformarli in amici. Allora cosa accade? Per quanto riguarda il suo territorio, quello delle Gallie, e vediamo di nuovo qua la cartina, fa un accordo molto importante. Prende dei contatti con gli Unni che conosceva benissimo e decide di cedere la regione della Pannonia agli Unni. E quindi gli fa una concessione importantissima. Ma gli Unni in cambio gli danno aiuto militare. Cioè gli Unni diventano il principale esercito ai comandi di Ezio per la protezione delle Gallie.
E infatti, grazie all'intervento militare degli Unni guidati da Ezio, vengono neutralizzati due pericoli. Uno è la rivolta dei Burgundi, che vediamo nella zona della Gallia belgica, che avrebbero potuto devastare la provincia e invece vengono ricondotti all'ordine. E il secondo è una guerra contro i Visigoti, che si trovano nella Gallia narbonense e si erano ribellati all'autorità romana. In questo caso, grazie all'intervento di Ezio e degli Unni, i Visigoti vengono sconfitti, ma non annientati, cioè sconfitti ma non del tutto. Tanto è vero che qui Ezio deve usare la diplomazia, cioè fa una sorta di accordo, o per meglio dire rinnova degli accordi precedenti che concedono il territorio ai Visigoti perché ha bisogno di avere degli alleati armati. Chiaramente questi sono degli alleati armati che nel migliore dei casi difendono il territorio, nel peggiore si ribellano, ma al momento Ezio non può fare altro, cioè deve tenere buoni gli alleati e le tribù barbariche che si sono posizionate sul territorio romano con un misto di forza e di diplomazia, perché altro non può fare. Comunque l'azione di Ezio nelle Gallie è piuttosto efficace perché riesce a mantenere l'ordine e a sedare delle rivolte importanti. Andiamo a vedere nella zona della penisola iberica, nella provincia di Ispania. L'Ispania era delicata. La popolazione dei Vandali, che aveva arrecato un sacco di devastazioni sul territorio romano, era appena partita dalla Spagna ed era sbarcata in Africa. Quindi la Spagna era rimasta vuota dopo la partenza dei Vandali. E allora lì che cosa succede? Grazie ad una serie di interventi militari molto efficaci, Ezio riprende il controllo della Spagna. Soprattutto riesce a riprendere il controllo delle vie di comunicazione, che sono fondamentali per tenere sotto controllo una provincia, e riesce addirittura, le fonti antiche ce lo dicono chiaramente, riesce a recuperare il pagamento delle tasse. Il gettito fiscale dalla Spagna ritorna nelle casse dell'impero e quindi è chiaro che dà anche una sferzata all'economia dell'impero recuperando tutti i tributi che venivano dalla Spagna. C'è una popolazione, quella degli Svevi, che si trovava nella zona della Galizia e qui Ezio doveva scegliere se combatterli o trovare un accordo. Alla fine sceglie per la seconda. Secondo alcuni cronisti antichi avrebbe potuto combattere e sconfiggere gli Svevi, però in realtà Ezio fa tutta una serie di valutazioni. La Galizia non era una regione così importante, così determinante, quindi una guerra per una regione geopoliticamente poco determinante sarebbe stata una spesa che non valeva la resa. E allora fa degli accordi diplomatici con gli Svevi, un accordo anche di convivenza tra gli Svevi e le popolazioni che c'erano prima, e quindi in questo modo, con una buona dose di diplomazia e di lungimiranza, riesce a mantenere la Spagna sotto controllo. Altro territorio invece importantissimo è il Nord Africa. Il Nord Africa viene inondato dai Vandali. Si trova un accordo, sostanzialmente i Romani in questo momento tengono il controllo sulla città di Cartagine, sulla zona della Bizacena e sull'Africa proconsolare, mentre invece tutto il resto dell'Africa costiera viene occupata dalla popolazione dei Vandali. In questo caso, con questo accordo con i Vandali, la zona dell'Africa torna per qualche anno sotto controllo, c'è una sorta di, pace costruita con la diplomazia, e quindi l'impero d'Occidente mantiene, anche se faticosamente, la pace sui territori. Avevamo appena finito di dire che con i Vandali si era tutto calmato, ma negli anni successivi tutto si rompe, perché questa è la situazione al tardo impero romano, cioè gli accordi durano veramente poco. I Vandali, che sono consapevoli della loro forza militare e del fatto che i romani non riescono a difendersi efficacemente, violano tutti gli accordi e quindi conquistano la città di Cartagine, conquistano la regione della Bizacena e quindi si prendono quasi tutta l'Africa. E non solo, si organizzano con le loro navi, perché i Vandali diventano nel tempo degli eccellenti navigatori, e sono pronti a sbarcare per conquistare la Sicilia, che sarebbe uno smacco enorme, non solo militarmente, ma anche per i rifornimenti di grano nei confronti di Roma. E a questo punto cosa accade? Che l'impero romano d'Occidente e d'Oriente deve correre ai ripari. Sul trono di Costantinopoli Teodosio II fa allestire una flotta militare di straordinaria potenza, 1100 navi da guerra che sono pronte a intervenire contro i Vandali. Contemporaneamente Ezio nelle Gallie richiama gli Unni e tante altre tribù e organizza un esercito di terra quanto più numeroso e attrezzato possibile. E quindi si
organizza una manovra a tenaglia contro i Vandali. Tutto è pronto, tanto che la flotta dall'impero romano d'Oriente era già salpata per attaccare i Vandali, che però nella regione della Pannonia arriva uno dei protagonisti della storia e uno dei protagonisti del documentario, cioè il re degli Unni, Attila. Attila, che non ascolta niente e nessuno, ma allo stesso tempo è un politico molto fine e molto capace, esce dai confini della Pannonia e invade e devasta la regione dei Balcani. A questo punto Teodosio è costretto a richiamare la flotta e quindi che cosa devono fare? Ezio è costretto a venire a patti con i Vandali, deve fare una pace disonorevole, una pace di comodo, perché non li può affrontare, perché ha il pericolo di Attila dall'altra parte. E allora che cosa si arriva a definire? I Vandali lasceranno stare la Sicilia, però nell'Africa chiaramente potranno tenersi i territori che hanno conquistato. Purtroppo questo è un accordo che Ezio è costretto a fare con i Vandali, perché non ha le forze militari per contrastarli, perché ci sono troppe ribellioni da troppe parti, e quindi in questo caso i Vandali vengono tranquillizzati con delle nuove concessioni territoriali. Ezio è stato costretto a una pace con i Vandali, però aveva totalmente ragione, perché se torniamo alla cartina, vediamo che ci sono nuove, continue e ripetute ribellioni che Ezio deve intervenire e affrontare l'una dopo l'altra. Siamo di nuovo nella regione delle Gallie. Ezio cosa fa? Nella regione del nord-ovest delle Gallie, sotto stretto controllo militare, insedia il popolo degli Alani. L'insediamento finisce bene, non ci sono particolari rivolte, almeno nella primissima parte, però è un'operazione comunque delicata. Nella regione sud-orientale insedia i Burgundi e anche qui cerca di venire a patti con loro e quindi di posizionare senza violenze i Burgundi sul territorio sud-orientale delle Gallie. Nel frattempo che Ezio fa tutto questo, si verifica addirittura una situazione drammatica in Britannia. La Britannia ormai non ha praticamente più niente di romano, l'esercito romano in Britannia è praticamente scomparso e ci sono i sassoni che stanno invadendo i territori che appartenevano all'impero. Proprio in questo periodo avviene il cosiddetto Gemitus Britannorum, cioè un ultimo disperato appello, un'ultima disperata richiesta di aiuto all'esercito romano che giunge ad Ezio, dove le città romane chiedono aiuto e intervento contro i sassoni. Purtroppo però questo estremo tentativo di ottenere supporto militare non può essere ascoltato. Ezio non ha assolutamente le forze militari per intervenire in Britannia. Sì, manderà alcuni suoi rappresentanti che fanno un'opera di difesa delle ultime città, però ormai la Britannia cade sotto l'invasione dei sassoni, i romani non possono fare più niente e quindi quella storica provincia romana viene definitivamente perduta nei decenni successivi. Quindi purtroppo la Britannia è perduta. Per quanto riguarda l'Ispania abbiamo nuovamente dei problemi. Cosa succede? Che gli Svevi che avevano accordo con Ezio violano nuovamente i trattati e conquistano delle regioni della Spagna. Attaccano la regione della Lusitania, anche della Hispania Betica e anche la regione detta Cartaginensis, cioè dilagano nella Spagna conquistando praticamente tutto. E quindi che cosa succede? Qui, diciamo, anche qui le versioni antiche un po' si dividono. Secondo alcuni Ezio è costretto a cedere quei territori, non riesce ad operare una riconquista significativa della Spagna. Secondo altri invece era riuscito a ricostruire almeno il gettito fiscale fondamentale, quindi diciamo che le fonti antiche sono un po' contraddittorie su questa parte della storia della Spagna romana. Comunque sia, quello che è certo è che gli Svevi dilagano, non vengono sconfitti definitivamente, quindi l'Hispania rimane una regione incerta, rimane una regione dove il controllo romano è a questo punto assolutamente virtuale e teorico. A questo punto la situazione, che come vedete è già molto complessa, si complica ancora di più, cioè c'è una crisi con gli Unni e quindi le cose veramente prendono una piega orribile per l'impero. Per quale motivo gli Unni diventano questo problema per l'impero romano? Ci sono in realtà due ipotesi che derivano sempre dalle fonti antiche e quindi ve le dobbiamo presentare entrambi. Allora, la prima ipotesi
della crisi definitiva con gli Unni, tra Romani e Unni, coinvolge in realtà dei contatti che ci sarebbero stati tra il re degli Unni Attila e il re dei Vandali Genserico. Il re dei Vandali Genserico, che si trovava nell'Africa del Nord dopo le conquiste che aveva ottenuto, avrebbe mandato dei messaggi direttamente ad Attila chiedendogli di intervenire militarmente nelle Gallie per combattere contro i Visigoti, che erano un nemico comune. E chiaramente Attila non avrebbe aspettato un momento migliore per invadere l'impero romano. Quindi la prima ipotesi è che ci fosse Genserico dietro la volontà di Attila di invadere il territorio romano. Invece c'è una seconda ipotesi che dice diverso. Dice diversamente, dice in realtà dopo la morte di un re dei Franchi, non sappiamo esattamente chi, i candidati alla successione al trono dei Franchi si trovarono immediatamente a litigare tra di loro. E allora alcuni chiesero aiuto militare ad Attila, altri aiuto militare ad Ezio, e praticamente Attila ed Ezio arrivarono per questo motivo praticamente allo scontro. E questo succede, cioè succede spesso che quando ci sono delle crisi geopolitiche presso una tribù, una popolazione, chiamare in aiuto due contendenti li porta alla guerra. Se vedete, la prima guerra punica è esattamente così. I Mamertini chiamarono in aiuto sia i Romani che i Cartaginesi, quindi effettivamente questa ipotesi è abbastanza strutturata. A prescindere da quale delle due ipotesi sia più verosimile e più suffragata dai fatti, si arriva a un momento in cui Attila è in procinto di invadere l'impero romano. E la motivazione definitiva, il pretesto definitivo per invadere l'impero romano deriva da una serie di congiure, di problemi, di cortocircuiti che si verificano nella corte imperiale di Ravenna. Il problema qual è? C'è sempre Galla Placidia, c'è sempre Valentiniano III che ormai è un ragazzo, ma Valentiniano III aveva una sorella che si chiamava Onoria. Onoria, siccome aveva fatto una relazione con un uomo di basso rango che gettava discredito su tutta la corte imperiale di Ravenna, viene severamente punita, viene esclusa dalla vita imperiale, cioè viene ridotta praticamente a una nullità. E allora cosa accade? Onoria, di sua iniziativa, manda una lettera e chiede aiuto ad Attila. A questo punto Attila interpreta questa richiesta di aiuto come una vera e propria proposta di fidanzamento e di matrimonio. Ah, dice Attila, questa di Onoria è ufficialmente una proposta di matrimonio. Io accetto il matrimonio e chiedo in dote per questo matrimonio l'impero romano d'Occidente. Questa comunicazione arriva alla corte di Ravenna. Chiaramente Ravenna respinge in maniera totale e con sdegno questa proposta. Dice, ma non abbiamo avuto mai la minima intenzione né di darti l'impero romano d'Occidente in dote né di farti sposare con Onoria. È una sua iniziativa che non c'entra nulla. E allora che cosa accade? Che Attila continua a utilizzare la richiesta di Onoria come pretesto e dice: a questo punto decido di intervenire militarmente nelle Gallie per combattere contro i Visigoti, che sono un pericolo per l'impero romano e anche per me, e chiedo alla corte di Ravenna di non intervenire e di lasciarmi fare. Come vedete, alla fine questo labirinto e questo pasticcio diplomatico è quello che dà il casus belli, è quello che dà il pretesto ad Attila per invadere l'impero, e quindi si verifica l'invasione dell'impero romano da parte degli Unni di Attila. Arriviamo quindi al momento che segna poi principalmente la vita di Ezio, cioè arriviamo al grande scontro tra Ezio e Attila. Ezio è chiamato ormai il generalissimo anche dai suoi contemporanei, il più importante generale della storia romana di quel periodo, e si trova a dover fronteggiare Attila. Ormai gli Unni sono diventati dei nemici, non sono più degli alleati che lo avevano aiutato precedentemente. Ezio elabora in realtà una strategia molto fine. Lui sa che Attila ha dalla sua parte ovviamente gli Unni, ma anche gli Ostrogoti e i Burgundi, ed è pronto a superare il fiume Reno per invadere l'impero romano. Lui elabora una strategia basata sulle alleanze, cioè dice a tutta la popolazione romana delle Gallie, ovviamente, ma anche a tutti gli alleati armati stranieri nelle Gallie, che sta arrivando un pericolo comune, un nemico comune.
e quindi riesce con questa attività diplomatica, e perché c'è un grande pericolo che vale per tutti, ad avere la collaborazione per esempio degli Alani, guidati da San Gibano. Persino i Burgundi, che si erano ribellati continuamente, vanno dalla parte di Ezio, e anche i Visigoti, guidati da Teodorico I, si uniscono alla compagine di Ezio contro Attila. E a questo punto, nel momento in cui Attila supera il Reno, si arriva al grande scontro tra l'esercito di Attila e l'esercito molto eterogeneo, quindi misto romano-barbarico di Ezio, ai famosissimi Campi Catalaunici. Allora, qui vi metto il link al documentario, è stato anche uno dei primi documentari del canale, in cui vi spiego la battaglia dei Campi Catalaunici, che si tenne il 20 giugno, o secondo alcuni il 20 settembre, del 451 d.C., il grande scontro tra Ezio e Attila. Ora, la battaglia nella sua dimensione tattica ve l'ho spiegata, ripeto, qua vi metto il link per vedere come andò tatticamente quella battaglia. Però è una battaglia, sappiamo che Ezio vince contro Attila, però bisogna fare delle riflessioni. Allora, innanzitutto, riflessione numero 1, è una battaglia in cui l'esercito romano non è più proprio l'esercito romano. C'erano i Romani, c'erano gli Alani, c'erano i Visigoti, quindi ormai è un esercito romano barbarico. Dovete dimenticare l'esercito romano con tutti i legionari, con lo scudo perfetti come li immaginiamo tutti, cioè ormai l'esercito romano è un esercito barbarico sostanzialmente. Poi, la vittoria di Ezio contro Attila è una vittoria tattica, cioè la battaglia viene vinta assolutamente sì, anche perché Ezio riesce a conquistare una collinetta che gli permetteva di vedere dall'alto il campo di battaglia, quindi avere un vantaggio tattico molto molto importante. Quindi è una vittoria tattica sì, però non è una vittoria tattica completa, cioè non riesce a ottenere la distruzione totale dell'esercito di Attila. E questo perché? Perché anche se Ezio vince, gli Unni di Attila sono nel loro accampamento, potrebbero essere attaccati, potrebbero essere annientati. Ci sono i Visigoti, che sono arrabbiati a morte perché durante la battaglia è morto il loro re Teodorico I, che sono pronti ad annientarli questi Unni. Ma Ezio deve fare un ragionamento, deve costantemente ragionare, deve costantemente scendere a compromessi e dice dentro di sé: se io permetto ai Visigoti di annientare totalmente gli Unni e quindi di uccidere Attila, di cancellare gli Unni, diventeranno la popolazione in armi più forte dell'impero, e io come potrò tenerli? Quindi è costretto a convincere i Visigoti a non annientare gli Unni, e quindi è costretto a tenere vivi, diciamo così, gli Unni, perché non ha abbastanza forza, perché non ha abbastanza potere militare, è costantemente obbligato a dei pesi e dei contrappesi tra popolazioni barbariche l'una contro l'altra armate. Quindi ecco perché vi dico, la battaglia dei Campi Catalaunici è una vittoria tattica, ma non è una vittoria tattica completa, non è un annientamento dell'avversario, perché Ezio non può annientare totalmente l'avversario. C'è invece un ragionamento relativo all'importanza strategica e agli effetti strategici di questa battaglia che invece sono negativi. Ezio vince su Attila, ma siccome Attila non viene completamente sconfitto, strategicamente parlando è una battaglia che è di poco conto, perché gli Unni non sono stati neutralizzati, Attila è ancora al comando di un esercito potentissimo, tanto è vero che l'anno dopo Attila invaderà l'Italia, e le invasioni di Attila verranno fermate soprattutto per l'improvvisa morte di Attila. Quindi sotto l'aspetto strategico la battaglia dei Campi Catalaunici, anche se vincere Attila è un grandissimo risultato, non ha quella importanza che invece l'impero romano aveva bisogno. Proprio come vi ho detto precedentemente, la battaglia dei Campi Catalaunici strategicamente non costituisce una vittoria. Attila è ancora lì e arriviamo all'invasione dell'Italia da parte di Attila. Allora che cosa succede? Attila, che ha avuto tutto il tempo di riorganizzarsi, invade l'Italia e mette a ferro e a fuoco la città di Aquileia, che erano un po' le porte dell'Italia nord-orientale. Cosa bellissima, a Ravenna, dove c'è la corte imperiale, Valentiniano III ha un'idea geniale, coraggiosissima, scappa a Roma e lascia l'impero vuoto. Quindi un grandioso imperatore. C'è sempre questo Ezio, che è l'unico vero che può fare qualcosa. Però attenzione, Ezio
non ha la forza militare per un nuovo scontro nei confronti di Attila sul campo di battaglia, non può fare nuovamente una grande battaglia campale per sconfiggerlo definitivamente questa volta. È costretto ad utilizzare i suoi uomini con attività e azioni di guerriglia che vanno a indebolire le linee di rifornimento e l'esercito di Attila mano a mano, quindi è costretto a fare la guerriglia. E allora cosa succede? Attila riesce a superare il fiume Po e qui, per sistemare la situazione, per evitare una devastazione dell'Italia e probabilmente un sacco di Roma, si decide di organizzare un vero e proprio incontro diplomatico tra Attila e i rappresentanti dell'impero romano d'Occidente. Che cosa accade? A questo incontro diplomatico partecipano Trigezio, che era un alto rappresentante della corte di Ravenna, e Papa Leone I, e già da qui si vede l'importanza che il papato sta assumendo. Questi parlano con Attila e cercano di convincerlo a non scatenare una guerra definitiva contro tutta l'Italia. E Attila si convince. Si convince per quale motivo? Ci sono diversi fattori. Allora, punto numero 1, poco cibo. Gli Unni stavano soffrendo la fame. Le linee di rifornimento erano troppo lunghe, tra l'altro erano attaccate da Ezio, quindi cominciano ad avere fame in maniera importante. C'è poi una malattia, cioè una pestilenza che si era diffusa presso l'esercito di Attila e quindi le condizioni degli uomini di Attila si stanno deteriorando molto rapidamente, non ha più l'esercito forte di prima e questo è un altro elemento. C'è anche una cosa importante, il nuovo imperatore d'Oriente Marciano attacca la Pannonia e quindi sta attaccando alle spalle i principali possedimenti degli Unni e questo è importante, Attila si trova scoperto alle spalle. E poi c'è anche un'ultima cosa, un ultimo elemento che potremmo definire di religione, di superstizione, cioè che Attila sarebbe stato impressionato da Papa Leone I, che lo avrebbe coinvolto col suo carisma, lo avrebbe quasi spaventato, l'avrebbe messo in soggezione con il suo carisma e gli avrebbe detto: attenzione, ricordi di Alarico, il re dei Visigoti, subito dopo il sacco di Roma? Morì quasi un anno dopo. Non vorrai fare la stessa fine e offendere Dio. E allora, questo è a metà tra la storia e la leggenda, però evidentemente anche tutto il carico di superstizione e di autorità religiosa di Leone I porta Attila a ritirarsi nei suoi territori, dove poi, come ho detto, morirà improvvisamente, quindi la sua morte pone fine al grande pericolo degli Unni. Quindi, come vedete, l'impero romano si salva grazie al generalissimo sicuramente, ma anche grazie a un intricato e anche frustrante gioco di diplomazie, dove spesso Roma non è la più forte. Arriviamo alla morte di Ezio. Siamo nel bel mezzo di questa situazione e Ezio ormai cerca di raggiungere il potere imperiale assoluto. E cosa sta facendo? Ezio parla costantemente con Valentiniano III e preme con tutte le sue forze, con tutta la sua opera di convincimento, perché vuole che suo figlio Gaudenzio, che è il nome del papà, si fidanzi con la figlia di Valentiniano III, che è Placidia. È chiaro che un'unione tra Gaudenzio e Placidia praticamente avrebbe messo il figlio in pole position, quindi in primo posto, per diventare il nuovo imperatore. E allora effettivamente ci sono questi intrighi di palazzo in cui Ezio cerca di fare il colpo finale, cioè arrivare assieme al figlio a essere il successore di Valentiniano III. Però, sempre negli intrighi di palazzo ci sono due personaggi. Uno è Petronio Massimo, che era, diciamo, il vice imperatore, sto semplificando per farvi capire, e un eunuco di corte che si chiamava Eraclio. Questi, ovviamente, non vogliono che Ezio e suo figlio diventino i nuovi reggenti dell'impero. E allora cominciano a fare loro un'opera di convincimento nei confronti di Valentiniano III, che era così, era abbastanza facile da convincere. Valentiniano III non era molto sveglio, non era molto intelligente. Quindi cominciano a diffamare costantemente Ezio. Lo convincono che Ezio vuole ucciderlo, sta organizzando una congiura. E allora cosa succede? Succede una cosa straordinaria. Valentiniano III, che è stato messo su, che è stato infervorato da questo Massimo e da questo Eraclio,
decide di ammazzarlo, nel senso che lui convoca all'improvviso, per una motivazione ordinaria, convoca Flavio Ezio a Ravenna, lo convoca e mentre Flavio Ezio sta leggendo tutto un resoconto finanziario di tutte le spese militari, eccetera, quindi sta facendo una seduta perfettamente normale, improvvisamente Valentiniano si incazza a morte e comincia a urlare contro Ezio e gli dice: tu mi vuoi uccidere, stai complottando contro di me, ho avuto voci su di te, stai violando tutte le regole, stai prendendo delle libertà che non dovresti avere. Quindi si incazza in una maniera straordinaria e Ezio rimane completamente sbigottito perché non si aspettava che Valentiniano, di solito persona tranquilla, improvvisamente si infuria contro di lui. Ezio cerca di calmare Valentiniano, cerca di fargli capire che lui non voleva assolutamente fare nulla, stava semplicemente svolgendo il suo compito, ma Valentiniano III, che nella sua vita non aveva mai preso la spada, non aveva mai combattuto, non aveva esperienza militare, niente di niente, scende giù dalla scaletta dove c'era il suo trono, si avvicina ad Ezio, tira fuori una spada e lo infilza drammaticamente. E Eraclio, immediatamente, con un pugnale che teneva nascosto nella toga, partecipa all'assassinio di Ezio. Ezio non ha neanche il tempo di reagire e viene barbaramente trucidato da Valentiniano III e da Eraclio. A questo punto la vita di Ezio finisce così tragicamente e tutte le fonti antiche dicono che questa è stata, e torniamo alla mia considerazione di prima, una delle più grandi cazzate della storia romana, perché venne ucciso l'unico generale che era in grado di combattere contro personaggi del calibro di Attila, che riusciva anche a gestire i Burgundi, i Visigoti, gli Unni, tant'è vero che c'è una frase che, secondo gli autori antichi, sarebbe stata pronunciata dopo la morte di Ezio. Valentiniano, tu con la tua mano sinistra hai appena tagliato la tua mano destra. Poi non è detto che questa frase sia stata veramente pronunciata, probabilmente è apocrifa, cioè aggiunta successivamente, però è per far capire il giudizio degli storici. Valentiniano uccide Ezio e finisce così, tragicamente nel sangue, in maniera completamente inaspettata e anche ingiusta, la vita di Flavio Ezio. L'impero romano d'Occidente rimane così privo del suo generalissimo e chiaramente, purtroppo, ci avviamo poi verso le ultimissime fasi della vita e della storia dell'impero romano d'Occidente senza più generali in grado di difenderlo. E a questo punto speriamo però di aver tributato adeguatamente la sua figura spiegando tutte le dinamiche, le conquiste e i movimenti che ha fatto nel corso della sua vita e come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale di Scripta Manent. Perché? Perché se non vi iscriverete immediatamente, che facciamo? Chiedo in regia, ormai la tendenza è questa, chiedo in regia come minacciarvi per ottenere un'iscrizione. Ce l'ho. Che facciamo? Riunioni di condominio. Riunioni di condominio? Attila, Attila coso, bababà. In mezzo. In mezzo il personaggio, quindi riunione di condominio, Attila, voi in mezzo? Di fronte, come amministratore, Valentiniano. Valentiniano, sì, che all'improvviso si incazzo e li uccide, sì. Ecco, avete sentito? Quindi così, voi in mezzo, Valentiniano, tranquillo, morte. che accadde così. Questo normale, quello legge le cose, bastardo, morte. Possono anche scappare. Sì, potete anche scappare. O iscriversi. O iscrivervi. Beh, è meglio iscrivervi, è più, si fa meno fatica. Bene, basta. Direi che abbiamo detto tutto. Ok, basta.